Se dovessi rincarnarmi, mi rincarnerei in un cane che vive a Parigi, a New York, è trattato benissimo, dorme sul letto. Ciao Vogue, io sono Isabella Rossellini e questo è In the Bag. Allora, la mia borsa è uno zaino, però ho scelto uno zaino un po' elegante, perché gli zaini sono sempre un po' sportivi e ne volevo uno un po' elegante che andasse con tutti i vestiti. Allora, che c'ho? Che gli occhiali, ovvio. Ho la mia agenda con gli appuntamenti, perché ancora li scrivo a mano. Non so scriverli nel computer, ci vuole troppo per aprirli e vedere. C'ho sempre un notebook dove scrivo, devo comprare il latte, non sono dimenticata il pane, insomma delle cose così scrivo. No, non scrivo delle cose filosofiche. Che c'è scritto qua? Il compleanno di mia figlia. Mi ricordarsi di comprare il dolce, poi chiamare Vichan, un amico, chiamare Brigitte, ecco, insomma, delle cose così, niente di filosofico. Io vivo in una fattoria dove ho tantissime pecore, galline, eccetera, anche capre, cashmere, però gli animali che ho si chiamano in inglese, perché vivo in America, heritage breed, cioè razze antiche. Allora, questa si chiama Cotswold, è una lana più ruvida ed è buona, non so, per fare cinture, corde, anche tappeti, forse ci vuole una un po' più forte di quella. Questa è una lana del Jacob, che vanno benissimo per la moda, per metterle vicino alla pelle. Faccio solo dei quadratini dove però senti la lana, vedi, questa è morbidissima, questa è un po' più duretta. Questo invece è fatto da un designer con la mia pecora, che si chiama Georgia O'Keeffe, come la pecora si chiama Georgia O'Keeffe, come la pittrice, e lei è un Lincoln Longwool, cioè ha questi peli lunghissimi che gli crescono come un rasta. Un libro, allora in questo momento sto leggendo, vivendo in America leggo in inglese, The Process of Animal Domestication, il processo della domesticazione degli animali, perché non è che le pecore o le galline sono naturali, sono state selezionate in 10.000 anni e sono state modificate. Le abbiamo modificate noi, ma anche loro hanno approfittato di vivere vicino a noi e si sono modificate. Si sono talmente modificate che ne so, che il lupo è diventato cane, una gallina selvatica fa 10 uova l'anno, ma la gallina domestica adesso ne fa 300 l'anno. E ne ho tanti di animali, una fattoria, abbiamo pecore, capre, galline, papere, tacchini e api. Io faccio l'apicultrice, vado a prendere le api tutta coperta come se avessero, come un dottore con le bolla, quelle pungono e fanno malissimo. E poi se ti attacca una, vengono tutte le altre, fanno proprio una guerra. Quindi quando vado da loro sì, c'ho il cappello con la rete, i guanti, tutta una tuta. No, mi proteggo. Non ho animali preferiti, io ho un master degree, vale a capire, non so come si dice in italiano. Ho fatto 7 anni di università e ho studiato comportamento animale. Qui c'è una borsetta con una pantera, però qui dentro tengo un po' di trucco, le creme, a me piacciono tantissimo le creme. Io lavoro per Lancôme, allora mi faccio mandare i sample, quelli che danno nei negozi per provare. Poi a casa lascio il bottiglione, però giro con la borsa, mi metto la cremetta, così ce l'ho in piccolo, perché sennò pesa troppo. C'ho anche il profumo, che io sempre uso Tresor in piccolo. E poi, ovviamente, c'è il rossetto, Mademoiselle Isabella si chiama. A vederlo uno dice, ma Dio che colore, però invece guarda, è bellissimo. Poi nella borsa mi porto sempre uno scialle, perché qui in America o fa freddo, o anche se fa estate l'aria condizionata può essere gelata. Questo è uno scialle bellissimo che mi ha regalato un mio amico che si chiama Jean Paul, mi piace tanto il colore, è un misto di lana e seta, una cosa meravigliosa. E quindi lo tengo preziosamente qui, in una borsetta che mi ha fatto un'altra mia amica, che fa dei vestiti con questi tessuti bellissimi e presenta i vestiti in queste sacchette, che poi mi tengo e io li uso in altre maniere. Queste sono le chiavi. Questo è miele,
ed è una bottiglietta con il miele prodotto da una ape nella sua vita. E noi poi ci prendiamo il tè, boom, un cucchiaione di miele. Beh, un cucchiaione di miele sono 3 o 4 api tutta la loro vita. Questo è un corno, quello che in Italia porta fortuna, di mio padre. Mia madre mi ha regalato un maialino che tengo, quindi dico mamma e papà. Beh, i miei genitori mi commuovono perché me li porto dietro così sempre, questi 2 oggettini di loro, però questo mi commuove molto perché non lo sapevo. Non sapevo che le api producessero così poco miele. Se dovessi passare una giornata con una persona che non ho mai conosciuto, avrei molto volentieri conosciuto Charles Darwin, quello che ha capito l'evoluzione, che gli animali si potevano modificare. Difatti lui apre il suo libro, L'origine delle specie, parlando degli animali domestici e dicendo ma come mai ci sono così tante razze diverse di cani, ma come mai i piccioni in 3-4 generazioni gli possiamo dare delle piume così, delle piume colà? E quello gli ha fatto pensare che gli animali possono essere modificati, quindi possono anche essere modificati allo stato selvatico quando, non so, c'è un cambiamento climatico o loro migrano e vanno a nord, quindi una volpe diventa sempre più bianca perché si camuffa con la neve. Portafoglio, e quello è essenziale. Dentro ci sono un po' di soldi, in questo momento non tantissimi, la carta per la metropolitana in America. Cosa c'ho altro? C'ho la carta della libreria, le carte di credito, la patente, però i portafogli li cerco sempre quelli che hanno anche questo per le monete, perché delle volte non si trovano e ci sono sempre un sacco di monetine. Ah, l'ultima cosa, io ascolto sempre molti podcast, mi sono dimenticata che averli, eccolo qua, che li attacco al mio telefono, che adesso non so più dove è andato, me lo perdo sempre, però se lo ritrovo, tac, l'attacco e mi sento un bel podcast. Molte interviste di biografie di persone che parlano della loro vita e poi il New York Times c'ha un podcast che si chiama The Daily, che vuol dire giornaliero, e quindi fa un podcast sull'evento della giornata di cui si parla il più importante e spiegano molto bene, come se fosse un articolo molto in dettaglio. Non lo so neanche se ti rimangono dentro come ti rimane dentro un libro, perché è una cosa che uno ascolta camminando, guidando la macchina, andando in treno, cioè il podcast è una cosa che ti tiene compagnia e riesci ad avere molte informazioni, più informazioni di quando devi sedere a leggere il giornale. Ciao folks, Isabella Rossellini e per vedere altri video clicca qui.